Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere la stazione di saldatura a batteria 20 volt della Parkside comprata a Lidl il 10 ottobre 2022 a costo di 19,99 €. Vedremo se ne vale la pena, quindi se è un prodotto valido che funziona bene e cercheremo di capire se effettivamente è il caso di spendere 20 euro per una stazione di saldatura che priva di batteria costa appunto 20 euro, ma se non avete la batteria e il caricabatterie dovete spendere altrettanto per poterla utilizzare, quindi 40 euro per rendere utilizzabile questo prodotto. Io già ho diverse batterie e diversi caricabatterie, quindi nel caso specifico di chi già ha prodotti Parkside, diciamo, il problema non si pone. Ma per chi vuole comprare per la prima volta un prodotto Parkside, in questo caso l'investimento è più elevato. E con 40 euro, se non è necessario avere la batteria, quindi lavorare dove non abbiamo corrente elettrica, allora in quel caso probabilmente con 40 euro si trovano stazioni di saldatura di qualità superiore, ipotizzo, ma vediamo come si comporta, non pronunciamoci più di tanto. Comunque vi lascerò alcuni link eventualmente per avere idea. Ma questa quando si utilizza? A cosa serve? A chi è destinata? A chiunque abbia bisogno di fare dei lavori, degli interventi, per esempio in macchina oppure in un garage dove non c'è la corrente elettrica, in un magazzino, in una campagna. Per esempio io al poligono ho dovuto fare dei ritocchi a dei sistemi che servivano ad accendere dei LED, quindi ho fatto delle saldature e ho utilizzato un saldatore al gas. Insomma, è capitato diverse volte di avere bisogno di poter saldare dove non c'era corrente elettrica e questa si dovrebbe prestare molto bene. Vediamo però quali sono le sue caratteristiche, appunto se è il caso di investire 20 euro o 40 su questo prodotto. Iniziamo. E allora guardiamo quindi il prodotto da vicino. Troviamo la confezione con l'illustrazione, l'elenco degli accessori, l'avvertimento che viene venduto senza batterie e senza caricabatterie e poi il modello PLSA 20Li B2. B2 mi fa pensare che già questo prodotto, possibilmente all'estero, è già stato prodotto. In Italia invece è la prima volta. Allora guardiamo anche la parte posteriore, cerchiamo la descrizione in italiano. Stazione di saldatura a batteria 20 volt. Il modello, la specifica che senza batterie e caricabatterie, è adatta a tutti i lavori nel campo dell'elettronica, della modellistica e del fai da te. Appoggio integrato per spugna e punte per saldatura, subito pronto all'uso grazie a un tempo di riscaldamento ridotto. Stazione compatta con LED di controllo per lo stato di funzionamento, ergonomico saldatore di precisione con impugnatura morbida, temperatura massima 480 gradi, tempo di riscaldamento circa 30 secondi. Ok, adesso guardiamo quindi l'interno della confezione. Il manuale di istruzioni è già fuori perché mi sono premurato di leggerlo per capire bene quali sono le caratteristiche, insomma l'utilizzo corretto. Troviamo una bustina con degli accessori e all'interno c'è un po' di stagno di cortesia per fare le prime prove di saldatura, anche se solitamente non viene dato in dotazione uno stagno di buona qualità, quindi potrebbe comunque alterare le prestazioni dell'utensile, che già di per sé comunque è economico e potrebbe non essere, diciamo, all'altezza di fare le saldature correttamente. Questa è una punta piatta e montato invece sull'impugnatura troviamo una punta più fine per fare le saldature di precisione. Questa è la base a cui va collegato anche il supporto, quindi sembra che vada così. Ok, la sagomatura è questa e quindi si mette in questo modo. Il cavo dovrebbe essere lungo, già comunque mi sembra morbido, quindi questo già è un punto a suo favore, perché quando il cavo è un pochettino rigido effettivamente non si salda in modo comodo. Vediamo se è un'impressione oppure se effettivamente è comodo. Sì, ok. Il cavo è abbastanza morbido, quindi ci si può muovere comodamente. Quando il cavo è rigido invece si trascina appresso tutto, ma anche per fare dei movimenti di precisione il peso del cavo potrebbe dare fastidio. In questo caso va benissimo, morbido, non morbidissimo, però comunque funziona bene, mi piace come morbidezza, va bene. Mettiamo una batteria carica, quindi batteria X20 V-Team va inserita dalla parte posteriore, si spinge in avanti. Ok, allo scatto già è collegato e pronto per funzionare, quindi inavvertitamente ho premuto il tastino di accensione, lo spengo, come vedete sta lampeggiando di rosso, ma ora vi spiegherò anche il perché. Quindi lo riposiziono qua. Effettivamente questa è una cosa però che prendendo il saldatore, insomma, è facile andare ad urtare contro il tastino di accensione, quindi accenderlo inavvertitamente. Infatti nelle istruzioni c'è scritto di rimuovere la batteria quando non si utilizza, perché può succedere di premere questo tastino, accenderlo inavvertitamente, poi possibilmente non se ne è consapevoli, si tocca la punta e ci si ustiona. Insomma, comunque è un oggetto potenzialmente pericoloso, quindi quando non si utilizza la batteria va staccata. Vediamo quanto tempo impiega per raggiungere la temperatura corretta e con una termocamera vediamo pure se effettivamente la temperatura viene confermata.
quindi lo posiziono in modo che la punta sia facile da inquadrare. Allora premerò il tastino di accensione e premerò contemporaneamente anche il cronometro per vedere effettivamente se rispetta i tempi, e con la termocamera già settata con la giusta distanza, temperatura ambientale e anche il tipo di radianza per il materiale che stiamo utilizzando, vedremo se effettivamente viene rispettato. Allora 1, 2, scusate questo ticchettio, non sono riuscito a rimuoverlo dalle impostazioni. Quindi vediamo nel frattempo che temperatura raggiungiamo, spero che si riesca a vedere. Comunque cambiamo pure il colore perché così si dovrebbe vedere meglio. Già siamo a 95 gradi, 100 gradi, effettivamente è veloce, siamo a 20 secondi, dichiarano 30 secondi. Ok, la puzza di bruciato della punta del saldatore da nuova è normalissima. Adesso siamo fermi a 170 gradi. Comunque adesso faremo la prova pure con una pistola termica. Nel frattempo occupiamoci di stagnare la punta, perché in tanti si lamentano del fatto che questi saldatori hanno la punta che dura pochissimo. In realtà la punta dura pochissimo perché non si fa la stagnatura, quindi si abbonda con uno stagno di buona qualità, possibilmente in modo da non sporcare tutto. Si riempie la punta in ogni sua parte, ovviamente concentratevi sulla parte finale. Dopodiché con la spugnetta, che deve essere assolutamente bagnata, si rimuove lo stagno in eccesso. Vedete, la punta in questo modo si sta stagnando. Si continua con la stagnatura. Ok, adesso abbiamo la punta stagnata, pronta per poter essere utilizzata. Controlleremo fra poco se la temperatura è corretta. Nel frattempo concentriamoci sull'utilizzo, quindi vediamo se riesce a sciogliere lo stagno, già abbiamo visto di sì, e se riusciamo a posizionare un po' di stagno su questo rame. Quindi facciamo anche uno zoom, togliamo questo telefono. Effettivamente ragazzi sembra funzionare bene. Questa è la punta stagnata che però non riesco a mettere a fuoco. Effettivamente è stagnata molto bene, lo stagno è stato assorbito rapidamente dal rame, anche se era aperto e questo ha facilitato tutto il lavoro, però sembra ragazzi obiettivamente che sia andato bene. Quindi come saldatore, insomma, prova migliore di questa, fare la prova a sciogliere lo stagno e vedere se il rame lo assorbe, insomma, penso che sia sufficiente. Facciamo un'altra prova con lo stagno arrotolato e vediamo in questo caso come va. Anche in questo caso stagno perfettamente penetrato, quindi saldatura che mi piace. Allora vediamo ora tagliandolo. Tagliando il cavo si vede lo stagno che era penetrato. Togliamo anche da questa parte. Pure in questo caso secondo me va benissimo. Allora proviamo a fare anche una saldatura, quindi uniamo effettivamente dei capi fra di loro e vediamo se riusciamo a farlo. Va bene, la saldatura fa schifo per una questione di bravura mia e anche perché sono a più di mezzo metro di distanza, sono in piedi e devo allungare completamente le braccia, quindi questa è la distanza effettiva con cui sto saldando, ma ragazzi i pezzi sono uniti, quindi anche tirando con forza, ok, rimangono uniti, guardate il segno sulle dita, quindi applicando molta forza sono rimasti perfettamente saldati fra di loro. Va bene. Il saldatore funziona bene, chi salda invece dovrebbe migliorare un poco. Comunque sembra che vada bene effettivamente. Guardiamo anche il livello di carica della batteria, poco fa era al massimo ed è ancora al massimo. Quindi vi faccio vedere un'altra caratteristica. Guardate, se io lo spengo
il saldatore ha questo LED che lampeggia di colore rosso lentamente e si spegnerà solamente quando la punta del saldatore avrà raggiunto una temperatura bassa, per evitare insomma di farci del male. Quindi è un allarme visivo che ci avvisa di stare distanti dalla punta. Tra l'altro punta che può essere sostituita con quest'altra, ma è una manovra che si può fare solo ed esclusivamente appunto quando avrà raggiunto una temperatura bassa, altrimenti ci ustioneremmo. E allora riaccendiamolo, ovviamente comincerà a lampeggiare nuovamente di rosso ma più velocemente, e vediamo in questo caso con questa pistolina termica se riusciamo a capire qual è la temperatura raggiunta dalla punta, perché questa può arrivare fino a 600 gradi. Allora, come vedete, questo termometro non mi permette di puntare correttamente la direzione, insomma, su un punto ben preciso. E allora, ragazzi, a mali estremi, estremi rimedi. 440. Purtroppo è difficile mantenere questa piccola sonda nella posizione corretta, però 440 gradi li ha già indicati. Va bene, anche se fossero 440 gradi, secondo me va bene. Ok, comunque 440 gradi, noi cerchiamo di non essere troppo pignoli. Riesce a saldare, riesce a sciogliere lo stagno, si spegne automaticamente dopo 10 minuti. Non è priva di difetti perché, per esempio, dovendo pulire la punta, così sulla spugnetta, inevitabilmente si va a colpire verso il tasto di accensione. Pulendo si va verso dietro e inevitabilmente, come vedete, la punta va a strofinare da questa parte, ma se non si fa molta attenzione strofina sull'etichetta, sul tasto, eccetera. Io avrei posizionato il tasto di accensione possibilmente qua in basso, lateralmente. E allora, ragazzi, dopo 1000 peripezie fra impostazioni sulla radianza, eccetera, abbiamo visto con la sondina che riesce a raggiungere 440 gradi, ne dichiara 480, possibilmente posizionandola meglio ci sarei arrivato, ma anche 440 gradi vanno benissimo. Con queste due prove che ho fatto, sufficienti a capire effettivamente come si comporta, secondo me è un prodotto valido. Ricordatevi sempre di stagnare la punta, perché altrimenti la stessa si ossiderà, diventerà inutilizzabile. La punta va conservata così, stagnata. Va messo lo stagno, poi va pulita con la spugnetta e poi si può riporre. Certo, non è una stazione saldante destinata a chi deve utilizzarla in un laboratorio, in quel caso ci vuole una stazione saldante con corrente elettrica che vi permette di utilizzarla quando necessario, senza limiti di batteria eccetera, e in quel caso ovviamente avrete anche la regolazione della temperatura, che su questa manca. Sarebbe stato utile se avesse avuto 2 o 3 step per regolare la temperatura, insomma dandoci un limite massimo ad ogni step, e invece raggiunge direttamente la temperatura massima. Questo va a influire anche sulla vita utile delle punte, perché riscaldandosi troppo insomma possono danneggiarsi, e però ci dà la possibilità, dato che si può trasportare, possibilmente dobbiamo utilizzarla in esterno, raggiungendo una temperatura più elevata, se c'è vento eccetera, possiamo sciogliere lo stagno più comodamente. Comunque sia, per situazioni di emergenza, per essere utilizzato dove non abbiamo la corrente elettrica eccetera, può andare bene. Il tastino da questa parte non mi piace tanto, ma nel complesso comunque per me è un prodotto valido, anche il cavo è sufficientemente morbido, quindi va bene. Per me, se ne avete bisogno, allora è un buon acquisto. Altrimenti orientatevi su saldatori che abbiano, ripeto, il cavo di alimentazione elettrica e là state più tranquilli, perché non avete insomma, il pensiero di avere una batteria da ricaricare, ma attaccate alla spina e lavorate quanto volete. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.